Ciao a tutti, vediamo come installare la mia app. Questo ovviamente il primo passo lo sapete fare tutti, ovviamente mi interessa poi guidarvi nei primi passi per attivare la mia app subito a seguito dell'installazione. Ok, bene, la mia app partirà, alla prima giro vi avvertirà delle caratteristiche principali di questa app, così se non è l'app che fa per voi, qui vengono dette le cose principali, potete immediatamente disinstallarla. Se no, ok, possiamo procedere. Ecco, la prima cosa vi chiederà le autorizzazioni, vi spiego per bene il motivo di queste autorizzazioni, state tranquilli che non c'è nessuno scopo secondario per appropriarsi dei vostri dati personali, anche perché viene tutto consumato localmente. Ecco qua, quindi vengono richiesti questi 4 permessi. Ok, fatto questo, concedi autorizzazioni, poi entra nella scheda opzioni e segui le istruzioni. Ecco qua, la prima cosa che ci viene detta è che dobbiamo abilitare l'autorizzazione all'accesso alle notifiche. Questo è un lettore di notifiche, ha bisogno da Android il permesso di accedere alle notifiche, quindi possiamo premere attiva qui sulla sinistra oppure attiva accesso alle notifiche da qui. Ovviamente si cerca la mia app che è il lettore di notifiche free e lo si abilita. Ok, detto questo ci viene detto che dobbiamo eliminare il risparmio batteria, perché se no la mia app, che è un servizio che gira 24 ore su 24, potrà essere spenta da Android. Questa, a seconda del modello di smartphone che avete, potrebbe essere più o meno violenta questo spegnimento, e sui telefoni cinesi orientali in genere sono sempre molto potenti queste routine del risparmio batteria, spengono qualsiasi cosa, specialmente su Huawei e Xiaomi. Proviamo a schiacciare allora rimuove. Ognuno poi dovrà cercarsi le azioni migliori. Io qua ve ne illustro adesso 2 molto rapide che si applicano su Huawei. Qui cerchiamo prima tutte le app, poi cerchiamo il lettore di notifiche free. Ecco qua, la batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente, non consentire ottimizzazione batteria sulla mia app. Poi vi spiegherò anche un altro trucco nel video 1A. Procediamo. Adesso qui ovviamente leggetevi con calma tutte le cose, adesso io andrò rapidamente attraverso per andare subito al punto. Ok, bene, a questo punto ovviamente potete già agire con l'interfaccia semplificata, quindi qui ci sono le 10 più comuni app disponibili in modalità advanced, vedrete che avrete molte più possibilità. Ecco, qui avete praticamente un estratto delle principali app cui collegarsi, delle principali modalità di Bluetooth per la connessione a dispositivi Bluetooth, le principali modalità operative, i comandi vocali, conferma lettura, risposta diretta ai messaggi vocalmente, il widget. Ovviamente se volete osare di più potete passare alla modalità ovviamente advanced, ulteriormente in modalità esperto vedete quante opzioni avete in più, e per avere anche un bel aspetto opzioni più leggibili 2 volte, ed ecco qua che quando sarete veramente esperti non avrete neanche bisogno di leggere, diciamo, le didascalie, ed ecco qua la visualizzazione professionale. Qui potrete quando avete visto le 10 applicazioni prima, qui potrete attivare tutte quelle che vorrete. Qui ci sono tutte le app, compaiono tutte le app che sono presenti sulla io per esempio, se poi mi tiro su la mia vecchia configurazione ecco qua, tac, avete visto come, ecco qua. Adesso se andiamo nella, ecco qua vedete quante app mi sono messo in notifica, e se ne possono mettere ovviamente molte di più, anche tutte se volete, ma non sentirete altro che notifiche tutto il giorno. Ecco qua la pagina notifiche, potete fare il self-test e sincerarvi Lettore di notifiche free. che il motore text to speech e tutto quanto stia funzionando. Poi potete mandarvi messaggi e tutto e vedere che tutto vada. Ok, prima installazione, primi passi fatti.